Benvenuto nelle conversazioni di pratica in italiano. Sei pronto a esercitarti con l'italiano e diventare più fluente? Iniziamo. Ciao Tom, come stai oggi? Ciao Lily, sto bene, grazie. E tu? Sto bene. Oggi voglio parlare dei nostri strumenti musicali preferiti. Ti piace la musica? Sì, adoro la musica. Penso che sia molto importante e divertente. Mi piace suonare uno strumento e ascoltare canzoni. È fantastico. Qual è il tuo strumento musicale preferito? Il mio strumento preferito è la chitarra. Mi piace la chitarra perché ha un suono bellissimo ed è molto facile da portare. Adoro suonare canzoni semplici. E tu, Lily? A me piace molto il pianoforte. Il pianoforte suona molto calmo e dolce. Mi piace suonare melodie delicate. È interessante. Perché ti piace tanto il pianoforte? Mi piace il pianoforte perché ha molte tasti e puoi suonare sia note alte che basse. Quando suono mi sento rilassata. Mi piace anche che puoi suonare tanti stili diversi di musica, come classica, pop o jazz. Capisco. Il pianoforte è uno strumento molto versatile. A me piace la chitarra perché posso suonarla ovunque. Spesso porto la mia chitarra al parco e suono alcune canzoni mentre sono seduto sull'erba. Mi fa sentire libero e felice. Deve essere meraviglioso. A volte vado in una piccola sala musicale della mia scuola per esercitarmi al pianoforte. La stanza è tranquilla e posso sentire la musica molto chiaramente. Mi piace anche ascoltare musica per pianoforte sul mio telefono quando mi rilasso a casa. Sì, ascoltare musica è molto rilassante. Ricordi quando hai iniziato a suonare il pianoforte? Sì, me lo ricordo. Avevo circa 7 anni quando i miei genitori mi hanno regalato una piccola tastiera. All'inizio ho imparato canzoni semplici come Stella Stellina. Era molto divertente e facile. Ora posso suonare pezzi più complessi. È bello, ho iniziato a suonare la chitarra quando avevo 10 anni. Mio fratello maggiore aveva una chitarra e mi ha insegnato alcuni accordi. Ho imparato a suonare canzoni come Tanti auguri a te e Mary aveva un agnellino. Ora mi piace suonare canzoni pop e persino scrivere le mie melodie semplici. Scrivere le tue canzoni sembra molto creativo. Hai mai suonato davanti ad altre persone? Sì, l'ho fatto. L'anno scorso ho suonato alcune canzoni a uno spettacolo di talenti della scuola. Ero molto nervoso all'inizio, ma quando ho iniziato a suonare, mi sono sentito calmo e felice. Il pubblico ha applaudito e sorriso, e questo mi ha fatto sentire bene. È fantastico. Non ho ancora suonato in uno spettacolo grande, ma a volte suono per la mia famiglia a casa. Loro mi dicono sempre che suono bene, e questo mi fa venire voglia di esercitarmi di più. È bello avere il supporto della famiglia. Prendi lezioni di pianoforte. Sì, le prendo. Faccio lezione una volta alla settimana in una scuola di musica vicino a casa. Il mio insegnante è molto gentile e paziente. Imparo nuove canzoni e pratico le scale. A volte suono anche con altri studenti, il che è divertente. Anch'io prendo lezioni di chitarra. Vado a una piccola accademia di musica il sabato. Il mio insegnante mi mostra nuovi accordi e canzoni. A volte suoniamo anche duetti, ed è molto emozionante. Sembra un buon modo per imparare. Penso che esercitarsi con gli altri ti renda migliore e più sicuro. Sì, sono d'accordo. Cerco di esercitarmi ogni giorno per circa 30 minuti. Suono le mie canzoni preferite e a volte provo anche a imparare un nuovo accordo. A volte è difficile, ma mi piace.
Anch'io cerco di esercitarmi al pianoforte per almeno 30 minuti ogni giorno. Lavoro su scale, esercizi semplici e nuove canzoni. A volte suono anche con una base musicale per rendere tutto più divertente. Suonare con una base musicale sembra interessante. Deve rendere la musica più ricca. Sì, lo è. Sembra che stia suonando in una band. Mi piace anche ascoltare pezzi di pianoforte famosi e cercare di impararli a orecchio. È una sfida, ma molto gratificante. Mi piace ascoltare canzoni di chitarra popolari e cercare di suonarle. A volte guardo video online per imparare nuove tecniche. Internet è una grande risorsa per imparare la musica. È vero, ci sono molti tutorial gratuiti e spartiti disponibili. Mi sento fortunata ad avere così tanti strumenti di apprendimento. Anch'io. Penso che la musica sia un modo meraviglioso per esprimere sentimenti. Quando suono la chitarra mi sento felice e a volte anche un po' avventuroso. Anche io mi sento così quando suono il pianoforte. La musica mi aiuta a rilassarmi e a dimenticare le preoccupazioni. È come dipingere con il suono. È un modo bellissimo per descriverlo. Hai una canzone preferita che ti piace suonare al pianoforte? Sì, ce l'ho. Mi piace molto suonare Clair de Lune di Debussy. È un pezzo molto morbido e delicato. Mi piace anche suonare alcune canzoni pop semplici e divertenti. Adoro anche le canzoni pop. Una delle mie canzoni preferite da suonare con la chitarra è Perfect di Ed Sheeran. Ha accordi molto belli e una melodia romantica. Suona magnifico. Ho sentito quella canzone prima ed è molto bella. Mi piacerebbe impararla un giorno. Posso mostrarti gli accordi se vuoi. Non è troppo difficile e puoi suonarla lentamente all'inizio. Mi piacerebbe molto. Magari possiamo esercitarci insieme qualche volta. Sì, sarebbe fantastico. Condividere la musica con un amico la rende ancora più piacevole. Tom, suoni altri strumenti oltre alla chitarra? No, suono principalmente la chitarra. A volte provo a suonare un po' di ukulele perché è simile ed è molto divertente, ma il mio strumento principale è la chitarra. E tu suoni altri strumenti? Suono principalmente il pianoforte, ma mi piace anche sperimentare con una piccola tastiera e imparare melodie semplici. Ho provato un po' il flauto, ma trovo il pianoforte più comodo per me. È interessante. Il pianoforte è uno strumento molto versatile e può essere la base per imparare altri strumenti. Sì, penso di sì. Imparare il pianoforte mi ha aiutato a comprendere la teoria musicale e a leggere gli spartiti. È un buon punto di partenza per molti musicisti. Concordo. Suonare la chitarra mi ha insegnato sugli accordi e i modelli di strumming. Mi fa anche apprezzare altri strumenti, come il pianoforte, la batteria e persino il violino. Ogni strumento ha il suo suono e la sua sensazione. Adoro come la musica possa essere così diversa a seconda dello strumento che suoni. La musica è davvero universale. Qualunque strumento tu suoni, unisce le persone. Tom, ascolti musica quando studi o fai altre attività? Sì, lo faccio. Mi piace ascoltare musica soft quando studio. Mi aiuta a concentrarmi e a rilassarmi. Spesso suono musica strumentale per chitarra in sottofondo. Anche io ascolto musica mentre studio. Mi piace suonare musica calma per pianoforte. Rende la stanza pacifica e luminosa. È una buona idea. La musica può cambiare l'atmosfera di una stanza e aiutarci a lavorare meglio. Esattamente. A volte uso persino la musica come pausa.
Suono una breve canzone sulla mia chitarra o pianoforte per rilassarmi prima di continuare a studiare. Faccio lo stesso. Una piccola pausa musicale rende lo studio più piacevole. Tom, sei mai stato a un concerto di musica dal vivo? Sì, ci sono stato. L'estate scorsa sono andato a un piccolo concerto nel parco. Diversi musicisti locali suonavano chitarra, batteria e persino pianoforte. È stato molto divertente vederli esibirsi. Sembra meraviglioso. Adoro la musica dal vivo. Mese scorso sono andata a un recital di pianoforte a scuola. Gli studenti hanno suonato diversi pezzi ed è stato molto ispiratore. Mi piacciono i concerti dal vivo perché puoi sentire l'energia della musica e vedere i musicisti da vicino. Sì, e a volte i musicisti parlano con il pubblico e condividono le loro esperienze. Questo rende il concerto più personale. Spero di andare a più concerti in futuro. Magari potremmo andare a un concerto insieme un giorno. Sarebbe fantastico. Tom, hai un genere musicale preferito oltre alle canzoni pop? Sì, mi piace anche la musica rock. Adoro ascoltare assoli di chitarra rock e canzoni energiche. A volte provo anche a suonare canzoni rock con la chitarra. La musica rock è molto emozionante. Mi piace ascoltare un po' di jazz. La musica jazz per pianoforte è molto fluida e libera. Il jazz è meraviglioso. È molto creativo e diverso ogni volta che lo ascolti. Sì, adoro come i musicisti jazz improvvisino e rendano ogni esibizione unica. La musica è un ottimo modo per esprimere emozioni. Mi sento felice quando suono le mie canzoni preferite e a volte mi sento anche un po' avventuroso. Anche io mi sento così. Quando suono il pianoforte, posso esprimere i miei sentimenti, che siano gioia, calma o persino un po' di tristezza. Questa è la magia della musica. Ci aiuta a condividere le nostre emozioni senza parole. Tom, hai dei modelli musicali o musicisti preferiti? Sì, ne ho. Mi piace molto Ed Sheeran. Le sue canzoni per chitarra sono molto belle e facili da suonare. Ammiro anche Jimi Hendrix per le sue straordinarie abilità con la chitarra rock. Ed Sheeran è fantastico. Adoro anche le sue canzoni. Per il pianoforte ammiro Ludovico Einaudi. La sua musica è molto calma ed emozionante. Ho sentito parlare di Ludovico Einaudi. I suoi pezzi per pianoforte sono meravigliosi e mi fanno sentire rilassato. Sì, ascolto spesso la sua musica quando voglio rilassarmi. È interessante come diversi musicisti ci ispirino. È vero. A volte guardo interviste con Ed Sheeran per sapere di più sul suo processo creativo. Questo mi fa venire voglia di esercitarmi di più. Anch'io guardo video dei miei pianisti preferiti per capire le loro tecniche. Imparare dagli altri è molto utile. Pensi che suonare uno strumento musicale sia importante? Sì, credo che suonare uno strumento sia molto importante. Ti aiuta a imparare disciplina, pratica e creatività. Ti fa anche sentire bene quando suoni. Sono d'accordo. Imparare a suonare la chitarra mi ha insegnato pazienza e come lavorare duramente per migliorare. È anche un modo divertente per esprimere te stesso. La musica è un linguaggio universale che tutti possono comprendere. Esattamente. Qualunque sia la tua provenienza, la musica può unire le persone. Tom, quali sono i tuoi futuri progetti con la musica? Vuoi imparare più canzoni o provare nuovi strumenti? Sì, voglio imparare più canzoni con la chitarra, soprattutto alcune rock e pop.
Ho anche intenzione di provare a suonare di più l'ukulele perché è piccolo e divertente. È emozionante. Voglio continuare a imparare nuovi pezzi per pianoforte e magari anche provare a comporre la mia musica. Sto anche pensando di prendere alcune lezioni di canto. Il canto sarebbe una grande aggiunta alle tue abilità musicali. Vorrei anche approfondire la teoria musicale, così posso comprendere meglio le note e gli accordi. Sì, imparare la teoria musicale è molto utile. Ti rende un musicista migliore. Non vedo l'ora di esercitarmi insieme e magari esibirci davanti ai nostri amici un giorno. Sarebbe meraviglioso. Condividere la musica con gli amici la rende ancora più speciale. Tom, hai qualche pensiero finale sui nostri strumenti preferiti? Sì, ne ho. Penso che la chitarra sia uno strumento meraviglioso perché è versatile e divertente da suonare. Adoro come suona in diversi stili musicali, dal pop al rock. Anche io la penso così riguardo al pianoforte. Il pianoforte è molto espressivo e può suonare molti stili musicali diversi. Mi fa sentire calma e creativa. La musica è molto importante nelle nostre vite. Ci aiuta a esprimere i nostri sentimenti e ci porta gioia. Sì, e suonare uno strumento è un ottimo modo per imparare, rilassarsi e divertirsi. Sono molto felice che entrambi amiamo la musica e suoniamo strumenti diversi. Anch'io, Lili. Spero che possiamo esercitarci insieme più spesso e magari anche esibirci in un piccolo concerto un giorno. Sarebbe un sogno che si avvera. Grazie per aver parlato con me oggi dei nostri strumenti preferiti. Ho molto apprezzato la nostra conversazione. Grazie, Lili. Anche io mi sono divertito. È sempre bello condividere le nostre esperienze e idee sulla musica. Non vedo l'ora della nostra prossima conversazione. Magari possiamo parlare delle nostre canzoni preferite o delle lezioni di musica. Sì, mi piacerebbe molto. Buona giornata, Tom. A presto. Buona giornata, Lily. A presto. Ottimo lavoro! Vuoi esercitarti con l'italiano e diventare più fluente? Iscriviti e attiva la campanella delle notifiche per non perdere nessuna delle nostre conversazioni gratuite in italiano. Ci vediamo nel prossimo video.